La mattina sei tu il pastore del contenuto, la sera diventi schiavo del contenuto, quindi la capra diventa il pastore. Ok, ma facciamo un passo indietro. Buongiorno ragazzi, sono le 5, mi sono alzato alle 4:40 per andare a fare un weekend all'insegna della cucina di contenuti nelle Dolomiti. Il maggior ostacolo della vita è proprio l'attesa, fa dipendere tutto dal domani e intanto Sciupaloggi, abbiamo già tutto l'equipaggiamento pronto, uno zaino più grande con dentro tutta l'attrezzatura, qui invece abbiamo cose di secondo livello. Questa è la mia casetta, adesso vado a prendere mio papà perché mi aiuterà in questa avventura, visto che lui comunque se ne intende parecchio di montagne e Dolomiti. Sono andato con loro 20 anni, quindi ho preso la passione proprio da lui. Vi accompagno in questa avventura con me, spero che vi possa piacere. Ho recuperato il copilota, ore 5:40, direzione Valpusteria. Radio 2000, Valpusteria, stiamo arrivando al lago di Dobbiaco. Arrivati al lago di Dobbiaco, faccia disastrata dopo aver fatto 270 km, però quando siamo in questi posti qua non si può far altro che essere felici. Pazzesco, eh? Qual è il miglior modo per celebrare l'ultimo weekend d'estate? Ci sono 13 gradi, c'è nuvolo, peccato, però secondo me è tempo, un par di ore si schiara. Vuol dire si schiara, facciamo colazioncina e basta. E questo qua è un contatore dei numero di ciclisti che passano per il percorso ciclabile della Valpusteria. Una bella tega secondo me. 38.487 ciclisti. Adesso posso dormire tranquillo. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto, adesso andiamo verso Landro e continuiamo il nostro tour dei laghi. Il nostro weekend in cucina prosegue con il lago di Landro, pazzesco, sulla destra il Cristallo, al centro il Piz-Popena, sulla sinistra c'è il Cristallino di Misurina, che è la cima più alta che vedete sulla Crestina. Landro l'abbiamo ceccato, adesso andiamo verso Misurina. Lo sto cominciando ad avvertire, non so se avete presente i pastori moderni, cioè i greggi. Cioè per me la pecora è il contenuto, quindi mi definisco un po' un pastore. I mussetti qua con me, caro. E adesso andiamo verso Rifugio Fonda Savio, è il 115, bello grande così almeno non ci si sbaglia. Allora normalmente la cioccolata io sono abituato a mangiarla dopo quando cammino perché dimentico di voler mangiare, però diciamo che c'è chi ha un'esigenza di farsela prima e di portare anche le colazioni alla mattina. Grande lo zio, cioè lo zio, il padre. Potete capire la bontà di questa cioccolata e non sto facendo una marchetta alla low hacker. Franco Cacciatori, alias me pare. In un'oretta e mezza dovremmo esserci. All'inizio io viaggio sempre così, sono un po' un diesel, ma quando in realtà ho il focus sulla creazione dei contenuti in generale, cioè è come se avessi un motore diverso dentro che non mi fa percepire la fatica. Qui alle mie spalle vedete questo cassone qua, è una teleferica per il rifornimento del rifugio. Arriva là sopra. Località Pian degli Spiriti. Sto registrando da una Sony ZV-1. Mi sto convincendo sempre di più che è una macchina pazzesca. Ho sempre usato l'Osmo Pocket, ma qui veramente fai un salto di qualità pazzesco, anche perché il 4K a 100 megabit di bitrate non è il 4K a 100 megabit della Osmo. La Torre Wund
e sulla destra possiamo già intravedere il nostro rifugio Fondassavio. Ragazzi, stavo riflettendo. Forse non ho nemmeno detto come mi chiamo, sono Andrea. Ringrazio tutte le volte che da bambino sono salito su montagne del genere. Provavo una fatica pazzesca che non è tanto diversa da quella che sto provando ora. La differenza qual è? Che da bambino puoi abituarti a quel tipo di fatica. E adesso, nonostante avverta questa fatica, anziché dire mi siedo, continuo a camminare. Puoi sempre spostare più in là il limite. Mi sorge spontanea un'altra domanda. Farebbero youtuber inglesi. Did you get a shot? Nel senso, hai fatto lo scatto che volevi? Adesso sto un po' straparlando, forse ho dormito poco, sono stanco, sì, però ho il cervello che va come un 3000 e devo lasciarlo andare fluido per le praterie. Se avete visto il film La storia infinita e siete un boomer come me, potete capire che la torre Hund potrebbe somigliare al gigante di roccia. Raga, se c'è una cosa che ho sempre odiato in salita, quelli proprio spaccagambe, sono i ghiaioni come questo, in cui comunque ci sono delle scorciatoie che hai sempre la tentazione di prendere e poi ce l'hai sempre nel di dietro. In discesa invece puoi surfare, sono belli comodi. Un Garmin del 2011 che tira ancora. Abbiamo fatto circa 600 metri di dislivello in 1 ora e 25 e il nostro rifugio Fondassavio. Giuro che non sto sfruttando la popolarità di questo ciclista. Ciclista Graziellaro. Come diciamo a Verona c'è la maglietta che lei imbomberà, praticamente zuppa di sudore. Per favore non criticate la quantità di pelo, sì ogni tanto ottoso ma non troppo. Sì, effettivamente parlavi di tosatura. Un buon pelo, questo qua è proprio un weekend dedicato alla cucina di contenuti. Ragazzi, mettiamo con la creazione di contenuti, Andrea. Abbiamo 7 rosettine preparate dal papà con soppressa veneta, senza aglio, mi raccomando. Perché sennò con l'aglio diventa pesantina. Dopo non te ne trovi più l'amorosa. Vabbè, per quella siamo messi bene. Abbiamo le belle bottigliettine di tè fresco al limone, quello d'Eurospin. Diciamo che un po' contraddistingue la zingaraggine che ci accompagna. Facciamo vedere un attimino come è fatto il panino. Cioè vorrei una recensione del tipo di affettate, perché normalmente si mangia lo speck. Soppressa veneta. Com'è il feedback? Mi sembra uno shot pazzesco, voglio dire. Che gusto ha? Ok. Guardate da lì. Una caratteristica bellissima di questi posti è che loro sono proprio abituati all'uomo. Compass, sempre una garanzia. Carta parla e Vilan dorme. Bomba. Andrea, lui è sempre molto esperto. Sono 3 anni che faccio volare uccelli. Lui è nato nell'87. Nel 91 abbiamo comprato una CCD V700E High Band della Sony. Lui è diventato questo adesso. È pazzesca questa zona di qua. Per paura quando volo di latte devo no. Ottimo lavoro. Good job. È 14:47, ritorniamo a valle in un'oretta, direzione Misurina. I Cadini, nord-ovest, nord-est. Vedo qua, città di Carpi. Perché ti si sta concependo qua. Ragazzi, di solito quando si scende dai ghiaioni si surfa. In questi casi però con una macchina da 800 euro in mano, comunque rischioso. La sto usando settata, 4K, 100 MB di bitrate, 24 fps, profilo colore naturale con HDR automatico. Insomma, bisogna solo gestire un attimino il tipo di stabilizzazione che in modalità standard non è così efficace, ma in modalità attiva invece fa un leggero crop dell'immagine per andare a stabilizzare meglio. Ho appena detto che qua c'è una bella luce, puntualmente cosa succede? Il sole decide di andarsene dietro
dietro le nuvole. Comunque oggi il clima è buono, c'è caldo, quasi un po' d'affa, però le montagne hanno tutte il cappello, o la cappella per gli amici. Siamo una manega qua, si dice Verona. Alle mie spalle ho colui di cui sto sfruttando la popolarità per fare engagement, grazie Laro. Sta parlando di voler andare a raccogliere un porcino nel bosco questa sera, ma non ho assolutamente voglia. Come potete vedere non è molto usuale quello che state vedendo. Sì, un porcino a scuro, no, andiamo a mangiare una pizzetta sereni stasera. Vediamo la Torre Scarperi, i Baranci dietro, e proseguendo qua ci sono i due Montepiana e dietro il picco di Vallandro, quello sopra là. Roda rossa di Cortina, coperta dalla nuvoletta. Ragazzi, stiamo avvertendo un odore pazzesco, l'ho sentito anche voi, è simile al marcio. Per caso sapete cosa può essere? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. La natura e la vita sono un mondo di particolari. Un pino mugo pazzesco. Sotto la torre di Scarperi, le praterie dell'Alpe Matina, dice la visuale migliore sulle tre cime di Lavaredo. E oggi chi è che non desidera fare YouTube? Sembrerebbe il lavoro più bello del mondo. Se hai passione di fare quello che fa, è magnifico, no? Essere un creatore di contenuti, come mi piace un pochino definirmi in maniera spartana, oltre ad essere un'attività molto demanding, inevitabilmente esalta, perché dici, poi posto il content, alla sera, e i buttei, i ragazzi dicono, alla sera quando te vedi mi piace, me lasciati parlare, perché ti aspetti un'interazione, in realtà non ce l'hai, non la ottieni, ecco che tutta la dopamina che il tuo cervello era pronto a rilasciare viene trattenuta, cala l'hype, meccanismi moderni. So di esserne vittima, ma allo stesso tempo non riesco nemmeno a farne a meno, perché comunque la verità è che mi piace raccontare quello che faccio e soprattutto esprimermi attraverso la fotografia e il video. Questo è soltanto uno dei tanti video che vorrò fare. Avrò un tera di contenuti, riprese drone per lo più lungo l'Italia, riguardo la mia ultima vacanza che ho fatto quest'estate con due ragazzi che mi permetto di salutare. Ciao Diego, ciao Aziz. Di lavoro da fare ce n'è tanto, l'aspettativa è alta. E poi continuo con i discorsi filosofici, perché la mattina sei tu il pastore del contenuto, la sera diventi schiavo del contenuto, quindi la capra diventa il pastore. Quindi cominci a perdere un attimino la cognizione di causa e cominci a creare contenuti, perché ogni cosa diventa inevitabilmente interessante. Comunque la capra è il miglior animale. Questa è un'altra manifestazione ancora peggiore, e potete capire da chi ho preso. La pecora o la capra sta al contenuto, come io sto al pastore. Mi chiedevo se anche gli altri youtuber, quelli affermati, subissero questo tipo di difficoltà nella gestione di tutta questa cosa, perché sembra tanto facile, ma in realtà il lavoro che ci sta dietro le quinte, a partire dalle riprese e poi tutta la post produzione, pensare la storia, ci si lavora molto di più di un lavoro full time. E non aspettatevi questi gran guadagni, perché io ho già un canale YouTube gestito da me dove ho postato avventure in Graziella di mio papà, e tanto tempo ho pensato ma potrei fare qualcosa di mio, quindi ho deciso di provare anche a raccontarvi quello che faccio in prima persona. Comunque fatemi sapere nei commenti qui sotto se anche gli altri youtuber secondo voi la vivono in questo modo, oppure è proprio una questione di carattere ed è una cosa che appartiene magari a me, mia genetica e a questo personaggio qua. Ragazzi, è un rapperonzolo, guardate che fiore pazzesco. Sto rubando una ripresa video d'Andrea finché è andato un attimo per necessità nel bosco. Non so, mi sento quasi in colpa per avergli trasmesso questa voglia di video, no? D'altronde siamo partiti negli anni 90 queste storie e non riusciamo più a tirarcele via. Il bosco della strega di Blair. Ci siamo in mezzo. Se malauguratamente pescate un formicaio, dovete stare molto attenti perché sono aggressivi. Usate un ninja walk. Siamo al lago di Misurina per una dronata. Never thought it'd be this, never thought it'd be this, never thought it'd be this. Never thought it'd be this, never thought it'd be this, never thought it'd be this. You are the perfect future, you are the perfect now. The way we felt was brutal, just trying to work out how. Oh, how could we turn something so warm into something cold? Oh, how could we lose something so good? Stiamo lasciando il lago di Misurina, c'è un effetto luce veramente particolare. Adesso andiamo al lago d'Antorno e dopo andiamo a fare due passi a Villa Bassa, paesino dove alloggiavo da piccolo. Dopo stasera andiamo a mangiare una pizzetta alla pizzeria Montelmo, numero 1, la migliore del mondo. Acqua di Maso contaminata da The Boas ai livelli superiori. Ultima tappa, lago d'Antorno. È veramente sporco, ci sono un sacco di alghe, non ho mica capito bene perché. Le paperelle, comunque il riflesso è anche carino. Là abbiamo le nostre tre cime nascoste dalle nuvole e andiamo a vedere anche il rifugio Auronzo, i nostri cadini di Misurina da dove siamo scesi. Arrivo a Villa Bassa dopo aver raccolto un sacco di contents. Guardate che figata, Botei.
Tipico appartamentino tirolese. Vista pazzesca. Qui anche d'estate è sempre fresco. Questa è la zona cucina, soggiorno. Cucina, qua tanta roba, appartamento incastonato in una sorta di casa maso e non vi dico cosa c'è sopra le scale, che è meglio tralasciare. Poi vedete lo stile, è tipicamente un po' retro, si sente il Sud Tirol, si sente l'Austria, vedete i particolari, ci sono un sacco di oggetti vintage, mi ha sempre dato un po' quella sensazione di lugubre, però non è male, nel senso che è una cosa molto singolare e originale, va provato. Se potessi farvi sentire l'odore, c'è proprio l'odore di maso, buono, cioè buono, è un po' particolare. Sì, ecco, un'atmosfera un po' particolare. Ok, siamo arrivati in paese a Villa Bassa, alla Golden Hour, la piazza dove sono venuto per 20 anni. Si può dire di essere nel cuore della Valpusteria, tutto in doppia lingua, Rathaus. In quella piazza lì ho visto un sacco di concerti, bande su bande. Vigili del fuoco, Feuerwehr. Più ci si avvicina all'Austria è la cura che hanno nelle abitazioni, cioè guardate che giardini pazzeschi, guardate che roba, guardate che orticelli. È un mondo diverso. Metzgerei, macelleria, fiori comunque di un certo calibro. Vedete che atmosfera. Andiamo a mangiare una bella pizza all'Hotel Elmo verso Versiaco. Però bisogna che te versi la porta prima. Elm Hotel. Aspettiamo un attimino che ci trovino fuori il posto giù, che è veramente figo. Non sto serendo, ragazzi, cioè è un posto pazzesco. È la pizzeria migliore della Valpusteria. C'è lo smezzino. Adesso e dopo coppa quei lamponi. Non potete davvero capire quanto è buona questa pizza. Brindisello tattico. Butei, non se mola, Mai molar. mai molare. Ci no bussa, però mi sa che no, altri non ne va mai questo weekend qua. No. Io sarei già pieno zeppo, però è chi ha deciso di acquistare un prodotto molto ricco di gelato e lamponi. Caldi. Provalo, che feedback ti dà. Questo tipo di video catturerebbe di più se ci fosse una gnocca. Però ci facciamo andare bene anche il nostro personaggio. Grazie. Adesso ste graspe qua ne frega. Ragazzi, incredibile. C'è una coperta di vacca all'uscita, top. Guardate quanto particolare è l'Elm Hotel di notte, pazzesco. Ragazzi, non so se vi rendete conto di quanto massive è il campanile di Dobbiaco, pazzesco. Anche qui non ci tornavo da una vita, ricordi di infanzia. Siamo in piazza a Dobbiaco, dove praticamente facevano le bande una volta. Guardate, voglio dire, il colore dell'orologio, non è pazzesco? Ragazzi, ve lo faccio vedere anche in versione illuminata by night, pazzesco.